Massimiliano è caduto e deve prenotare una visita ortopedica. Vediamo come può essere potenziato il servizio di prenotazione anche grazie a OpenAI. In che modo l'intelligenza artificiale generativa può rivoluzionare i servizi per pazienti e cittadini? E in che modo l'automazione low code può aiutare gli operatori del contact center a risolvere più velocemente le richieste? Oggi interpreto il ruolo di Massimiliano, un cittadino che è caduto, si è fatto male e ha quindi necessità di prenotare una visita ortopedica. Vediamo come. Ciao, sono l'operatore virtuale del CUP. Come posso aiutarti oggi? Buongiorno, sono Massimiliano Rossi e avrei bisogno di prenotare una visita. Va bene, grazie a ChatGPT. Da oggi è possibile effettuare una prenotazione semplicemente descrivendo la sua esigenza a parole. Mi occuperò io di tutto il resto e la avviserò dello stato di lavorazione. Allora, quale visita vuole prenotare? Stamattina sono caduto e mi sono fatto male a un polso. Devo prenotare una visita ortopedica il più presto possibile. Mi dispiace per questa spiacevole situazione. Cercherò di aiutarla. Per iniziare, potrebbe fornirmi la sua data di nascita e il suo codice fiscale, così che io possa verificare i suoi dati anagrafici? Certamente, il mio codice fiscale è RSS MSM 14B 81H 501P e sono nato il 14 febbraio 1981 a Roma. Grazie per le informazioni. Ora ho bisogno di alcuni dati per poter procedere con la prenotazione della visita. Potrebbe gentilmente fornirmi il numero di ricetta elettronica? L'identificativo della ricetta è 1200 A 40000 31082. Grazie per le informazioni fornite. Può confermare che l'esigenza è quella di prenotare una prima visita ortopedica per Massimiliano Rossi nato a Roma il 14 febbraio del 1981? Sì, confermo. Grazie per la conferma. Sto controllando la prima data disponibile per la visita richiesta. La prego di attendere un attimo. La prima data disponibile per la visita è 13 settembre 2023 alle 12 presso il Policlinico Umberto I. Può confermare che il giorno e l'ora della visita vanno bene? Attenzione, fermiamoci un attimo. Qui in un secondo è successa una cosa che nessuno racconta, ma su cui si basa tutto. Osserviamo questo blocco, perché è qui che entra in gioco OpenAI. Entriamoci un attimo e vediamo com'è fatto. Ci troviamo in Power Automate. Come ogni workflow, il primo passo è il trigger, che viene attivato da Power Virtual Agent quando riceve il contesto della conversazione, dove eravamo prima. In questo caso, ad esempio, la richiesta del cliente e di vari dettagli. Questo serve per preparare l'input per ChatGPT, che corrisponde alla richiesta di estrarre le informazioni rilevanti allo use case, inclusa la tipologia di visita ed i dettagli anagrafici di Massimiliano. Le informazioni vanno poi inserite nel contesto di GPT. A questo punto si invia la richiesta a ChatGPT, si acquisisce la risposta e ovviamente la si controlla. Se la richiesta contiene tutti i dati necessari all'apertura di un case, si può procedere, altrimenti bisogna fermarsi e chiedere all'utente di integrare. In questo esempio è stato aggiunto anche un ulteriore controllo. È una richiesta di apertura del case o si tratta di un'altra tipologia di richiesta? La richiesta verrà gestita in accordo alla categoria individuata. Ma torniamo al nostro caso. L'esito di questi controlli è l'apertura del case attraverso Power Virtual Agent. Il motivo per cui ho interrotto la chiamata è solo per farvi vedere che in pochi attimi di secondo partiva un workflow che sfruttava OpenAI, ma anche per mostrare che non c'è stato bisogno di scrivere codice. Sono stati configurati solo degli step. Ecco, ora possiamo tornare alla telefonata di Massimiliano. Alle 12 purtroppo non posso. Avete delle altre disponibilità in tempi brevi? Vedo che la disponibilità successiva è alle 16. Può darmi conferma che questa nuova disponibilità può andare bene per lei? Sì, va bene. Volevo anche approfittare per cancellare una visita che avevo fissato in precedenza.
Vedo che ha una visita oculistica prenotata per il giorno 18 ottobre alle ore 15. Vuole cancellare questa? Sì, esatto, era proprio la visita che volevo disdire. Ecco un altro punto interessante. Viene effettuata un'altra chiamata a Power Automate. Un attimo su un passaggio in cui di nuovo avviene tutto quello che è stato fatto prima. Passaggio di informazioni, chiamate e controlli. Ma questa volta finalmente abbiamo tutto e possiamo procedere. Perfetto. Ho aperto la richiesta di appuntamento per la visita ortopedica. In breve tempo riceverà aggiornamenti sulla prenotazione via email o telefono. Ho anche cancellato la visita oculistica come da sua richiesta. Perfetto, grazie mille per l'assistenza. È un piacere poter essere di aiuto. Se ha bisogno di ulteriori informazioni o assistenza, non esiti a chiamarci nuovamente. Grazie per averci contattato. Qui vediamo quello che vedrebbe l'operatore del CUP dopo la telefonata. Un processo automatico ha trasformato la descrizione della richiesta fatta in linguaggio naturale da Massimiliano in un case pronto per essere gestito. Il case ha seguito un percorso di distribuzione e sulla base delle informazioni fornite è finito nella coda di lavoro del team che si occupa della gestione delle richieste e prenotazione delle visite. L'operatore naviga la timeline e per avere una descrizione immediata della storia di questa richiesta chiede aiuto al copilot, che mediante la funzionalità di Case Summary fornisce immediatamente una descrizione sintetica della richiesta. Preso atto delle necessità del paziente, verifica che gli appuntamenti siano stati gestiti in modo corretto e verifica la presa appuntamento della visita ortopedica e l'avvenuto annullamento della visita oculistica. Decide quindi di usare nuovamente la funzionalità di Copilot per rispondere al paziente inviando via email i dettagli dello stato della sua richiesta e le relative prenotazioni. Cliccando sulla funzionalità di Copilot di risposta alle mail, l'applicazione fornisce una serie di scelte possibili. Decide di usare una delle scelte per fornire i dettagli sulla richiesta al paziente. L'AI generativa si occupa in questo caso di scrivere un'email con i contenuti di quanto effettuato e i dettagli della prenotazione. L'operatore copia il contenuto nelle mail di risposta dopo aver verificato che il contenuto generato sia corretto. Infine, invia l'email al paziente. In questo modo, l'esperienza dell'operatore del CUP è estremamente rapida e gli permette di risparmiare tempo che avrebbe impiegato nel gestire e trascrivere manualmente le informazioni a fronte della telefonata di Massimiliano. Sebbene in questo esempio abbiamo visto l'utilizzo del canale vocale, la soluzione è multichannel e può essere usata per gestire richieste provenienti da qualsiasi mezzo di interazione, sia esso un messaggio WhatsApp, un SMS o un'email. Questi sono solo degli esempi di come l'intelligenza artificiale generativa e le funzionalità di automazione possono liberare gli operatori da operazioni a basso valore aggiunto per fare in modo che si concentrino dove c'è più bisogno. L'applicazione che ha permesso tutto questo si chiama Dynamics 365 for Customer Service, la soluzione Microsoft che anche grazie a OpenAI può portare benefici tangibili all'interno dei processi di un centro unico di prenotazione. Per saperne di più, trovi alcuni link utili in descrizione e non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube per non perderti i prossimi video. A presto!